Carlos Castaneda. La respirazione secondo gli sciamani. Parte 2. Video tutorial. Esercizi per la ricapitolazione. Azione di airear lo ocurrido o fanning the event, cioè sventagliare o arieggiare l'accaduto coordinata con il movimento della testa. Attenzione! Le citazioni seguenti sono tradotte in maniera letterale dagli autori stessi del video e sono tratte direttamente dalle edizioni inglese e spagnola, senza censure o adattamenti. Introduzione. Florinda mi spiegò che l'elemento chiave nel ricapitolare è la respirazione. Il respiro per lei è magico, perché è una funzione che dà la vita. Disse che ricordare diventa facile se si può ridurre l'area di stimolazione attorno al corpo. Ecco perché dovrebbe essere usata la cassa. Poi il respiro stesso incoraggia i ricordi più profondi. Tratto dal volume Il dono dell'aquila, capitolo 14. Florinda. Salve guerrieri, sono Nick della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. In questo secondo video dedicato alla respirazione ci occuperemo di chiarire il più possibile l'azione chiamata airear lo ocurrido o fanning the event, tradotto cioè sventagliare o arieggiare l'accaduto. Questa azione rappresenta il cuore della ricapitolazione, l'atto pratico che consente di recuperare le proprie fibre disperse ed espellere le fibre estranee che altri hanno lasciato in noi. In questa fase l'utilizzo del respiro è fondamentale. Prima di iniziare con gli esercizi pratici, ritengo possa essere utile rileggere questo passo tratto dal libro Pases Mágicos. Gli sciamani credono che gli esseri umani siano capaci di archiviare informazioni dettagliate delle quali non sono consapevoli, e sono queste informazioni ciò che il mare oscuro della consapevolezza vuole. La ricapitolazione reale dell'evento esige che respiriamo profondamente e muoviamo la testa lentamente e delicatamente da un lato all'altro. Fa lo stesso che iniziamo da sinistra o da destra. La testa deve muoversi tutte le volte che è necessario, mentre ricordiamo tutti i dettagli a cui abbiamo accesso. Don Juan diceva che gli sciamani si riferivano a questo atto come ad inspirare tutti i sentimenti consumati nell'avvenimento che si ricorda e ad espirare gli stati d'animo indesiderati e le sensazioni estranee che ci sono state lasciate. Gli sciamani sono convinti che il mistero della ricapitolazione risiede nell'atto di inspirare ed espirare. Poiché si tratta di una funzione che sostiene la vita, credono che possiamo anche attraverso il respiro consegnare al mare oscuro della consapevolezza il facsimile delle proprie esperienze vitali. Quando lo spinsi a darmi una spiegazione razionale, Don Juan sostenne che questioni come la ricapitolazione non si spiegano, semplicemente si sperimentano. Aggiunse che nel viverla possiamo trovare la liberazione, mentre spiegarla equivale a sprecare energia in sforzi inutili. Il suo suggerimento era in linea con tutto ciò che riguardava il suo sapere. Mi invitò ad agire. Nella ricapitolazione, l'elenco dei nomi è utilizzato come risorsa mnemonica che spinge la memoria in un viaggio inconcepibile. Sotto questo aspetto, gli sciamani sostengono che ricordare eventi che sono appena accaduti prepara il terreno per evocare con la stessa chiarezza e immediatezza fatti che sono più lontani nel tempo.
Ricordare le esperienze in questo modo equivale a rianimarle e ad estrarre dalla evocazione un impeto straordinario, capace di agitare l'energia dissipata dai nostri centri vitali e riportarla indietro. Gli sciamani definiscono la redistribuzione di energia causata dalla ricapitolazione come guadagnare fluidità dopo aver consegnato al mare oscuro della consapevolezza quello che cerca. Tratto dal volume Tensegrità, la serie dei 5 argomenti, serie Westwood, secondo gruppo, la ricapitolazione. In questo secondo video presenteremo 3 semplici esercizi. Il primo, volto a coordinare la respirazione con il movimento della testa. Nel secondo, faremo insieme alcune respirazioni complete guidate. E infine nel terzo mostrerò, a titolo di esempio, il respiro che utilizzo durante le mie sessioni di ricapitolazione. Alla fine del video troverete alcune precisazioni e consigli. A differenza degli esercizi presenti nel video precedente, dove per favorire la percezione si era preferito forzare molto i movimenti, in questo secondo video è raccomandabile la maggiore delicatezza possibile nell'ispirazione e nell'espirazione. La posizione da assumere è seduti, poiché si inizia questa tecnica raccolti all'interno di una cassa, un armadio o, come nel caso di Taisha Belar, in una piccola grotta. In seguito, la ricapitolazione può anche avvenire dovunque e in qualunque posizione, ma approfondiremo in seguito l'argomento. Prima di iniziare, ricordo, come in ogni video in cui è presente una parte pratica, queste parole. Nel mondo dei brujos, i procedimenti ed i rituali sono solo risorse per richiamare l'attenzione e centrarla. Si utilizzano per forzare la concentrazione dell'interesse e la determinazione. Non hanno altro valore. Y nel mondo de los brujos, los procedimientos y los rituales solo son recursos para llamar la atención y centrarla. Se utilizan para forzar la concentración del interés y la determinación. No tienen otro valor. Esercizi pratici. Primo esercizio. In questo primo esercizio occorre coordinare bene l'inspirazione e l'espirazione con il movimento della testa. Ricordo che il suono del mio respiro è da considerarsi esclusivamente come metronomo, cioè come un punto di riferimento sonoro per seguire meglio il movimento. Raccomando di dilatare le narici prima e durante ogni ispirazione. Cercate di utilizzare la capacità respiratoria di tutte e 3 le sezioni dei polmoni. In questo esercizio inspireremo portando la testa da destra verso sinistra ed espireremo facendo il movimento opposto, cioè portando la testa da sinistra verso destra. Chi lo desidera può invertire le respirazioni. Facciamolo insieme per 10 volte.
Secondo esercizio. In questo secondo esercizio proveremo a dare un riferimento del ritmo respiratorio da tenere durante l'airear lo ocurrido. In questo caso, ognuno dovrà eseguire un movimento respiratorio il più possibile delicato e contemporaneamente profondo, usando tutte e tre le sezioni dei polmoni. Raccomando, come in tutti gli esercizi precedenti, di dilatare e mantenere dilatate le narici in tutte le inspirazioni. I miei tempi sono quelli di una persona allenata. Ognuno segua secondo la propria capacità. Facciamoli insieme per 5 volte. Terzo esercizio. Mostrerò ora, a titolo di esempio, alcune ispirazioni ed espirazioni seguendo il ritmo che utilizzo durante le mie ricapitolazioni. Questo è il mio tempo. Voi dovrete trovare il vostro.
Precisazioni. Il secondo esercizio rappresenta un esempio della respirazione da effettuare durante la ricapitolazione vera e propria. Devo aggiungere che una inspirazione e una espirazione così regolari si presentano solamente ricapitolando eventi molto leggeri e privi di forti emozioni. Ricapitolando eventi più forti è perfettamente normale trovarsi di fronte a cicli irregolari come quello che vi sto per mostrare. In questi casi occorre continuare ad arieggiare l'evento fino a quando tutte le emozioni non sono state raccontate e tutte le fibre esterne raccolte. Vedrete che di volta in volta il respiro si ristabilizzerà sempre di più. Una volta esaurite le emozioni e regolarizzato il respiro, potrete proseguire ad un nuovo evento. Buona pratica a tutti! Salve guerrieri, sono Marisha della pagina Facebook Carlos Castaneda Naguales. Vorrei aggiungere alcune osservazioni. Riguardo alla ricapitolazione, vi ricordo che non subito potrete ottenere dei risultati apprezzabili. Tale processo ripristina l'efficienza della nostra struttura energetica, ma tale azione consuma energia a sua volta, quindi è nella norma provare stanchezza e sentire a un certo punto di dover smettere. Dovete paragonarlo all'andare a fare un allenamento in palestra. Allenandosi si migliora la forza e la resistenza, ma nei primi tempi, al termine di una sessione, ci si sente spossati e non migliorati ed è grande la tentazione di smettere. Ecco, è lo stesso. Bisogna far intercorrere un tempo di recupero, resistere all'autocommiserazione e rifare. Non dovete mollare. I risultati li avrete con la costanza. Indice di questo saranno i flashback durante la giornata, che presenteranno ricordi di persone o eventi di cui avevate completamente dimenticato l'esistenza. In questo testo si dice proprio che il mare oscuro della consapevolezza è interessato a tutti questi particolari minuti immagazzinati in maniera inconsapevole. Nell'info box trovate il link della nostra playlist riguardo la ricapitolazione. Ringrazio tutti coloro che ci seguono, in particolare chi contribuisce a sostenerci abbonandosi o con piccole donazioni. A presto!